Hey Riders e benvenuti dal vostro Medors! Come ben sappiamo il mondo delle due ruote sta entrando a piedi pari nella nuova normativa Euro 5. Ciò rappresenta il canto del cigno per i modelli Euro 4 che non saranno più prodotti dal 2021. Alcune case si sono portate avanti sul percorso introducendo modelli Euro 5 in gamma già nel 2020. Alcuni marchi invece stanno ultimando i processi produttivi per rinnovare i vecchi modelli e proporne di nuovi. C'è però un'ultima categoria di modelli che va a terminare il proprio ciclo vitale per incompatibilità con le normative Euro 5 o per volontà delle case che non vogliono sostenere ulteriori costi per aggiornare determinati prodotti. Ed è questa la domanda principale: che futuro motociclistico ci aspetta? Sono tanti i modelli fagocitati dalle normative anti-inquinamento, basti pensare alle moto due tempi che oggi sono sopravvissute solamente per l'uso specialistico e anche all'epoca non fu presa benissimo questa transizione praticamente totale ai quattro tempi. L'Euro 5, unito agli strascichi della crisi economica e al duro mercato globale, a mio avviso sta generando un nuovo cambio epocale motociclistico, prediligendo soluzioni tecniche più uniformi ed economiche da produrre per le case. La razionalizzazione prevarica la passione, che c'è dietro la meccanica e la tecnica, modificando, o peggio ancora cancellando, determinati tratti distintivi che hanno reso celebri alcuni marchi o che contraddistinguono svariati modelli. Prendiamo ad esempio la casa che fa della passione il suo marchio di fabbrica, Ducati. La casa di Borgo Panigale in questo 2020 sta stravolgendo le sue icone. Poco tempo fa ha praticamente abbandonato il V2 per quanto riguarda le corse, in parte la caratteristica frizione a secco, rimasta su pochissimi modelli in gamma, e a far sussultare nuovamente gli appassionati adesso troviamo un rendering dell'iconica Ducati Monster che perde il telaio a traliccio in funzione di un front frame monoscocca. E come se ciò non bastasse, Ducati ha presentato la nuova multistrada V4 che porta in dote un motore grintoso da 170 cavalli che rispetta la normativa Euro 5 ma che perde il desmo, l'ennesimo elemento caratteristico della casa bolognese, per proporre una moto con distribuzione a molle, esattamente come gli altri marchi, allungando così gli intervalli dei tagliandi, fissando il tagliandone a 60.000 km. Così facendo si riducono i costi per gli utenti, ma anche di produzione, e chissà se il desmo progressivamente finirà con lo sparire dai vari modelli in gamma, eccezione fatta per le super sportive da usare tra i cordoli. Per avere un altro esempio non bisogna allontanarsi troppo, restiamo in Italia, questa volta parliamo di un marchio al quale sono strettamente legato, Aprilia. Abbiamo già parlato dell'RS 660 qui sul canale, ed è bello che Aprilia smuova un po' le acque su cilindrate più a misura di uomo rispetto ai missili V4, e i nuovi modelli che utilizzeranno saranno mossi da un bicilindrico parallelo da 660 cm3, accontentando vari tipi di utenti, ma questa nuova propulsione aggiornata all'Euro 5 probabilmente fagociterà i bicilindrici a V90 gradi installati su Shiver e dorso duro 900. Per carità, sono progetti rimestati dal 2009, ma in cuor mio speravo in un aggiornamento Euro 5 per dare una proposta differente per gli amanti dei bicilindrici, che alla sparizione del precedente V60 gradi ora dovranno assistere all'addio del V90, in funzione del più comune bicilindrico fronte marcia, utilizzato in larga scala dalle case asiatiche per svariate tipologie di modelli. Speriamo che Aprilia in extremis sforni un aggiornamento all'Euro 5 per il motore 900 bicilindrico a V, ma ad oggi ancora nessuna comunicazione e il 2021 si avvicina. Per altri marchi è ancora più duro aggiornare dei modelli che hanno scritto intere pagine di storia, come la Royal Enfield che omaggia per l'ultima volta la Classic 500 con la livrea Tribute Black, prima di pensionare il modello al termine della normativa Euro 4. Per Harley Davidson il taglio è più drastico e avviene in un periodo molto duro per la casa di Milwaukee, che ha anche tagliato sotto il punto di vista del personale con la politica Hardwire, che adesso, a causa dell'Euro 5 e dei numeri sempre più decrescenti del marchio americano, comporterà anche un drastico cambiamento agli listini europei, cancellando totalmente la gamma entry level, dotata di raffreddamento ad aria, altro tratto distintivo Harley. Così in Europa non vedremo più la gamma Sportster di Harley Davidson, composta da Iron 883, Super Low, Iron 1200, 48 Special, Roadster, 1200 Custom e Super Low 1200T, e verranno a mancare anche alcune versioni street, come la 750 e la Street Road, per un totale di 10 modelli corrispondenti a quel 30% di razionalizzazione del punto numero 1 del piano quinquennale Hardwire. Le speranze per gli harleisti sono che la casa adotti i nuovi motori Revolution Max raffreddati al liquido e che sicuramente faranno venire i brividi ai puristi del custom, oppure che Harley Davidson dia vita ai brevetti depositati che introducono la fasatura variabile sui nuovi V-Twin, rimpiazzando i vecchi motori e mantenendo magari il raffreddamento ad aria, ma ad oggi la situazione è ancora dura. Inoltre si prospettano aperture per il mercato asiatico e indiano, con motorizzazioni estremamente più piccole. È facilmente intuibile che l'Euro 5 ovviamente non sia l'unica causa di queste scelte commerciali e tecniche. Infatti dall'altro lato
lato troviamo un mercato sempre più spietato per via della globalizzazione e della breccia aperta da alcuni innesti di mercato prettamente legati all'Asia e l'India, che abbattono particolarmente i costi dei loro modelli, che seppur rinunciando ad altri punti di forza presenti su case più blasonate, giorno dopo giorno continuano a prendere quote importanti di mercato, ma a questo argomento dedicherò un video apposito. Personalmente sono allarmato dalle varie pieghe che il motociclismo sta prendendo. L'Euro 5 è già in programma per il 2024 e chissà se dopo questa ulteriore normativa ne arriverà un'altra ancora più a stretto giro. L'aspetto di acquistare una moto nuova che diventerà tra virgolette vecchia non mi preoccupa più di tanto. Prendiamo ad esempio la KTM 790 Adventure uscita nel 2019 e che con l'anno prossimo sarà sostituita dalla versione 890, e come lei se ne potrebbero elencare altre, ma l'aspetto che più mi turba è la standardizzazione delle moto e mi chiedo, nel nostro futuro motociclistico ci troveremo a dover scegliere modelli simili tra loro e differenziati in particolar modo solo dal logo del marchio sul serbatoio, o c'è ancora speranza per la storia dei marchi e delle loro scelte tecniche che le rendono uniche e in grado di accendere la passione nel cuore comunque dei motociclisti che scelgono queste case? E voi che cosa ne pensate? È giusto essere così preoccupati? Oppure basta semplicemente adeguarsi coi tempi e seguire la logica evoluzione dei modelli, che avviene sì sia per scelte tecniche ma anche purtroppo per il vil denaro? Fatemi sapere comunque qua sotto che cosa ne pensate, lasciatemi un bel commento. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e ovviamente a condividere questo video con i vostri amici, così li tiriamo dentro a questa bella discussione e ne parliamo un po'. Ricordatevi inoltre di iscrivervi per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medor!